Se mi conoscete, e probabilmente non mi conoscete abbastanza, sapete che per certi versi io non mi reputo una persona competitiva. Non sono uno di quelli che quando c'è vediamo chi arriva prima, e tutti, corrono, sgomitano. Mi ricordo una volta che abbiamo giocato a un gioco di carte e ho notato un altro ragazzo che stava barando contro un altro ragazzo ancora. E io ho detto, cioè, ma figa, ma non stiamo neanche giocando a soldi, figa! Cioè, questa roba qua io proprio non la concepisco, nel senso, questa cosa del maschio deve far vedere che pisce più lontano, cioè, o che c'ha il cazzo più lungo, no? Però la realtà è che credo che ognuno abbia un cazzo diverso, o tanti cazzi, tanti cazzi per la testa. A parte i cazzi per la testa, io credo che ci siano alcune aree della nostra vita in cui noi accettiamo il fatto di non arrivare primi e altre aree in cui effettivamente, ma non è... ognuno ha le sue, nel senso, oppure se tu pensi che mi ascolti, che non ce ne hai, probabilmente hai alcune cose della tua vita in cui vuoi sentirti in controllo, ecco, mettiamola così, non dominante, ma in controllo, cioè senza una questione di competizione o cosa. Ecco, oggi voglio parlarvi delle ossessioni di uno sviluppatore di software, le mie, e per farlo ho cercato di capire perché ho questa ossessione e come la sto affrontando dal punto di vista tecnico, ma perché la sto affrontando in questo modo, che potrebbe essere anche una cosa positiva. Allora, se mi ascoltate da tanto tempo, tra l'altro questa puntata andrà in onda farà circa un mesetto, per cui le cose che ho già registrato non ho ancora riascoltate, per cui c'è questa sorta di sincronia temporale. Insomma, sapete che ho riscritto il database sottostante a Discontent AI, diciamo togliendo uno strato, andando un po' più vicino al metallo per avere non tanto delle performance migliori, perché non erano le performance che mi incupivano, quanto delle idiosincrasie dovute al fatto che c'erano talmente tanti strati che non mi consentivano di fare delle cose, o ogni tanto qualcosa si piantava senza darmi delle motivazioni sensate. Adesso si piantano ancora, sempre meno, ma mi danno motivazioni sensate, per cui riesco ad essere un pochettino più focalizzato. Allora, cominciamo col dire... No, dopo vi racconto la parte tecnica, che è una cosa interessante, che lo dico qua per chi mi ascolta, per quei pochi che mi ascoltano, per quei pochi che mi ascoltano e capiscono quello che sto dicendo. Ecco, mettiamo, non che tu che mi stai ascoltando non capisci. Non che tu che mi stai ascoltando non capisci quello che dico, ma probabilmente, cioè, difficilmente tra i pochi 100 ascoltatori che ho c'è qualcuno che sviluppa applicazioni per macOS utilizzando Cordata con dei dati massivi. Cioè, sono onesto, a me non mi ascolta nessuno ed è anche abbastanza giusto così. Questa cosa qui la faccio per me stessa, è il mio lettino dello psicanalista, senza lettino ovviamente perché sono seduto, che però ha anche un suo, diciamo, senso che mi aiuta per mettere ordine nelle idee. Poi se qualcuno di voi ascolta e qualcuno c'è e che magari mi dà anche dei feedback, ben contento. Allora, dicevamolo, mi giro di qua, ok, non sono venuto addosso a te, siamo contenti. Prima di raccontarvi questa cosa qui, voglio raccontarvi il pregresso, perché farvi capire perché questa cosa è diventata una sorta di ossessione. Come sapete, sto sviluppando questa applicazione che è un catalogatore dei media, dei file e dei media che uno ha sul disco, da febbraio-marzo, ed è ottobre. Vuol dire che sono passati 8 mesi circa da quando ho iniziato l'idea di fare sta roba. Perché questa applicazione non è uscita dopo 8 mesi, che a questo punto il break-even perché divenga fruttifera diventa sempre più alto, però ormai sono arrivato alla conclusione che non sarà mai un'applicazione di successo, però voglio farlo uscire. C'è stato un grande ritardo perché gli americani hanno avuto sempre giustamente delle remore dal punto di vista dell'interfaccia, c'erano alcune cose che non si capivano, eccetera eccetera eccetera, oltre a dei crash. I crash ormai non ci sono più, però l'interfaccia a loro non piace, secondo me ci sono alcune cose che possono essere migliori, per cui sono andato avanti a svilupparla e a un certo punto ho riscritto il database, che è una cosa che credo che non faccia nessuno. Un conto è cambiare lo schema, cioè aggiungere o togliere delle cose dal database, un conto è prendere tutto quello che c'era, buttarlo via e rifarlo da zero. Perché uno fa sta cosa qua? Perché le debolezze dell'applicazione che io cercavo di piantonare in qualche modo, di
di puntellare, scusatemi, in qualche modo. A un certo punto erano tali che non riuscivo più a puntellare e non riuscivo a sviluppare e andare avanti, per cui ho deciso, sai che c'è, prendo tutto quello che c'è, lo butto via, lo riscrivo da zero, imparo un nuovo sistema e così le cose miglioreranno. Effettivamente sono migliorate, le query sono 10 volte più veloci e soprattutto con un sacco di sbattimenti sottostanti sono riuscito a rendere tutto molto più blindato alle cose concorrenti. Nella fattispecie, questa applicazione, oltre a fare la scansione dei file, che è una cosa abbastanza facile per certi versi, una volta che ha fatto la scansione dei file, comincia in background a calcolare le dimensioni delle cartelle, che non è una cazzata. E in background comincia ad acquisire i media. L'acquisizione dei media è fatta anche in parallelo per certi versi, perché magari si prende un'immagine, si ridimensiona e si salva in un altro database. E intanto che c'è questa immagine si fa l'analisi dei colori, l'analisi del contenuto, l'analisi della location in cui è stata scattata. Poi cos'altro c'è? Abbiamo c'è un'altra cosa che non mi ricordo in questo momento. Insomma, tutte queste cose vengono fatte in parallelo, poi tutto viene raggruppato e viene salvato. Intanto che vengono fatte un sacco di altre cose, cioè c'è tutto un sistema molto, molto complesso, molto ricco di robe che vengono fatte in parallelo, perché fatte in seriale occuperebbero un sacco di tempo. Invece così diciamo che parallelizzo tutto. Cosa vuol dire parallelizzare? Parallelizzare significa che adesso mediamente sui miei dati, che ce ne sono molti di audio, perché ho tantissime tracce audio, tantissimi file sonori, mediamente un file viene acquisito in 1,7 secondi, mettiamola così, 0,3-0,4 secondi per le fotografie, per i video, per gli audio un pochettino di più, mediamente, ma questo è il mio case, cioè il mio caso, perché io ho un certo tipo di approccio. Ma secondo me la maggior parte della gente avrà molte più foto che video e suoni, per cui va bene così. Però è un'applicazione pensata anche per chi fa il mio mestiere. Ad oggi ho acquisito 5 terabyte di hard disk. Ho 500.000 di file che vengono trovati con le varie query in frazioni di secondo, e immagini che vengono trovate spesso volentieri in meno di un secondo, immagini e video. Poi il caricamento dei singoli video è relativamente non velocissimo, ma anche abbastanza breve. A volte dal momento in cui uno digita la parola al momento in cui appaiono le cose a video passa veramente, è tutto pieno, ma se passa 1,5 secondi è poco, è tanto, cioè, per dire, comunque le performance sono cazzutissime di sta cosa qui. Ma la cosa fondamentale è che tutti questi database, io mi sono scritto un wrapper attorno al database, me lo sono scritto io per le mie esigenze, vaffanculo, è un wrapper molto solido, per cui gli accessi concorrenti sono ben gestiti anche a livello di sistema. Questa cosa qui tra l'altro l'ho fatta al momento della creazione del database, che a questo punto è acceduto attraverso un wrapper sempre, per cui non posso accedere al database da qualsiasi punto dell'applicazione. Per l'entry point per il database c'è il buco, è soltanto una cosa che ho messo a disposizione io, e questo buco mette a disposizione la possibilità di creare nuovi record, di cancellare nuovi record, di aggiornare, in realtà l'aggiornamento è una cosa un po' bislacca, e di cancellare dei record, e con il salvataggio che viene fatto in automatico con una coda che aspetta tipo 10 secondi prima di fare il salvataggio e poi fa il salvataggio, il tutto gestito attraverso dei locker a livello di database che consentono di non avere l'accesso concorrente ai dati, che è una figata cosmica. Tutto attraverso delle code, ma delle code non con async await, e questa cosa qua ha migliorato di 10 volte la velocità dell'applicazione. E sì, async await è molto bello, ma l'overhead che ci mette attorno a tutte le cose è veramente ciccio, soprattutto in core data. Swift Data sì, con tante remore, e le remore sono che non funzionano, cioè nel senso è troppo poco performante. Se hai 10.000 record va bene, se ne hai 500.000 no way. E sono abbastanza soddisfatto, ci sono alcune cose da sistemare, credo che rifarò da zero tutta la parte di gestione degli audio, cioè di visualizzazione degli audio, però sono molto, molto contento. E una cosa interessante è l'aggiornamento massivo, cioè se tu prendi dei file e dei record e ne vuoi salvare uno alla volta, l'operazione è piuttosto lunga. L'idea è quella di preparare i record in un certo modo e di salvarli in batch. Quanti? Adesso come adesso faccio dei segmenti da 1000 per quanto riguarda i file, perché sì, i tempi di accesso sono quelli, e di 25 con le immagini, video, audio. Il che significa che mediamente
ogni 25 secondi viene fatto un inserimento batch nel database quando si fanno i media, e invece ogni secondo vengono aggiunti 1000 record nel database quando si fanno quando si aggiungono dei file. Una cosa che ho scoperto è che quando si creano dei background context, cioè delle finestre per accedere al database, al core data, che possono lavorare nei background thread, cioè senza andare a fermare l'interfaccia, questi aggiornamenti vengono fatti su una sorta di database figlio e non sul database principale, per cui è una cosa che ho scoperto, ma grazie al cielo ChatGPT aiuta, e se non aiuta a me non mi dà delle indicazioni su dove andare a cercare, per cui quando io faccio il salvataggio salvo sia nel background context, ma poi vado a fare il merge dei background context nel context principale. Sono abbastanza contento del codice che ho fatto, è abbastanza elegante e carino. Tra l'altro mi sono scritto anche del codice molto potente per scrivere i predicati. Allora, i predicati, cioè nel senso le query con cui vengono fatte le interrogazioni sul database, sono la cosa più debole di Core Data, perché sono delle strutture che sono state sviluppate in Objective-C, e Objective-C è un linguaggio di programmazione che secondo me è l'equivalente di prendere un tagliaerba e infilarci dentro le palle. All'inizio magari ti taglia i peli delle palle, poi dopo ti taglia anche le palle, per cui non è molto piacevole. La costruzione dei predicati è fatta con una sintassi che credo che sia vecchia di tipo di 50 anni, del C di 1000 anni fa, ed è molto complicata, complessa, e uno anche deve ricordarsi alcune cose, per cui mi sono scritto dei sopra wrapper delle costruzioni, delle sintassi che mi consentono di essere un po' più deterministico, anche perché cercare delle stringhe è un conto, cercare dei boolean è un conto, cercare dei numeri a 64 bit necessita di un'altra sintassi, per cui in questo caso io ho fatto tutta una roba unica. Perché ho dei numeri a 64 bit? Perché gli identificatori di ogni singolo record, gli object ID sono degli integer a 64 bit, perché mi servivano degli integer belli cicci e che non, insomma, senza possibilità di collisione sulla singola macchina. E questo sistema qua mi consente anche di raggruppare le query e le sottoquery con gli and e con gli or, per cui posso dire cercami tutti le immagini su questo disco che ha questo ID che contengono la parola aeroplano, no, che hanno questa data di inizio, questa data di termine, e che contengono la parola aeroplano o nel nome del file o nel contenuto del file. Nel contenuto praticamente sono tutti i tag che vengono generati per, come si dice, dall'intelligenza artificiale, per cui non ho dovuto creare un'unica stringa. C'ho questi AND e poi questi OR sotto nestati, e questa cosa qui è una cosa che è abbastanza trasparente dall'utente, che sono sempre io, ma in maniera molto comoda da costruire. Secondo me potrei anche finire per fare un sottosistema molto più elegante, che consente di costruire le query quasi come se fosse SwiftUI, ma mi sono detto, ma per adesso sti cazzi, basta che funzioni sta roba qui. E sto utilizzando l'applicazione, acquisendo file, ricominciando da zero. Ho ricominciato da zero tipo 20 volte in una settimana, e acquisire un hard disk, utilizzo un hard disk di quelli, un SSD esterno da 2 terabyte pieno al 75% per i miei test, per cui diciamo 3-4 ore di scansione per fare dei test real life, perché ho un hard disk piccolino su cui ho una cartella da 60 GB con dentro 450 file, che la scansione del disco viene fatta in 0,3 secondi e l'acquisizione dei media in 2 minuti, che va bene per certi versi, perché dentro tutti i media che potrei avere, ma voglio portarmi avanti e arrivare al punto in cui voglio fare dei test veramente cazzuti di stress test. Per farvi capire, ho avuto dei problemi all'accesso concorrente alla CG image di un'immagine, perché non lo so, perché quando tu fai queste cose concorrenti con tonnellate di elaborazioni, utilizzando anche l'intelligenza artificiale, hai dei problemi di memoria, cioè probabilmente da qualche parte va a quel paese. E indipendentemente dal fatto che mette dentro di tutto in un try catch, in un check dell'esistenza, cioè a volte dava dei problemi perché sto facendo troppe cose troppo insieme, che però è l'unico modo per fare le cose, perché se no le operazioni diventano troppo lente. Per farvi capire, mi sta venendo in mente l'idea di fare dei pre-process di tutti i file in una cartella, tipo se ho una cartella con 10 filmati, estraggo l'audio di tutti i 10 filmati,
a priori, in modo tale che poi quando vado a fare l'analisi dell'audio non devo più aspettare che venga fatta la cosa, e questa cosa qua viene fatta con una coda differente, per cui con cartelle più piccole, fino a 2-3 file, magari perderei di performance. Con cartelle superiori a 4-5 file potrei avere un incremento delle performance, o anche di tenermi una piccola copia in locale in modo tale che anche se stacco il disco, man mano in background lui si fa tutte le sue analisi. Tutte queste cose qui mi vengono in mente, ma per adesso sono lì nell'anticamera, cioè neanche nello sgabuzzino del cervello, perché la mia idea è che voglio arrivare a un punto in cui sono abbastanza soddisfatto di questa applicazione da dire facciamola uscire e poi ogni 2 settimane aggiornamento pesante con le richieste che mi faranno, con i bug fix, eccetera eccetera eccetera. Altra pubblicità. Prima non volete pubblicità, ma perché mi ha interrotto quando c'è la sveglia. Se suona la sveglia, anche se sei già sveglio, l'applicazione smetti di registrare. Che io dice, ma se sono già sveglio non svegliarmi neanche, no? Cazzo c'è? Vabbè, è una storia molto complicata. Che è bello perché ho iniziato la puntata dicendo no, tutta questione di avere il pisello più lungo, eccetera, eccetera, eccetera. E poi vi ho detto che questa cosa qua è dovuta al fatto che gli americani mi hanno cazziato. Sì, effettivamente mi hanno cazziato, questa cosa qui inizialmente mi ha demoralizzato, al punto di dire ma quasi quasi smetto di sviluppare questa applicazione che avrebbe potuto avere anche un senso per certi versi. Però mi ha anche fatto venire un moto di incazzatura, come dire no, vaffanculo, adesso sta roba esce ed esce come la dico io, e probabilmente non avrà un successo, non avrà grande successo, anche se trovo che sia un'applicazione molto utile. È un'applicazione molto utile nell'ottica di Alex Raccuglia, per cui sa Dio. sa Dio. Vabbè, insomma, adesso tutto quello che vi ho raccontato probabilmente anche in modo molto raffazzonato, molto confuso, perché non mi ero fatto un'idea molto chiara in testa, ma volevo essenzialmente rallentamento. C'è ancora il rallentamento. E non è che mi metti il segno giallo se c'è il rallentamento, figa, ma c'è proprio il caos qui. Avevo bisogno di registrare perché dopo ho passato 2 giorni veramente senza dormire, ma letteralmente, perché mio figlio non è stato molto bene, aveva la febbre ed è stato sveglio la prima notte dall'1 alle 4:30 circa, 5, e la seconda notte dall'1 alle 5. Cioè, prima stava male, poi voleva giocare. Ieri sera voleva giocare, si è addormentato all'1, però stanotte ho dormito fino alle 7, per cui diciamo che stiamo recuperando una sorta di blob di normalità. Fatica, ragazzi, per cui avevo bisogno. C'è anche il fatto che poi c'è la pioggia stamattina, piove, si piove su di noi. Avevo bisogno di registrare, perché poi se guardo l'elenco dei podcast, ce ne fosse uno di cui me ne frega qualcosa. Veramente, cioè, poi l'algoritmo con cui mi fa vedere gli episodi ultimamente mi sembra un po' caotico, ma vabbè, saranno che cazzi miei. Passiamo col giallo? No, dai, facciamo bravi. Ci passavo col giallo, ma va bene così, tanto sono tutti lenti l'avanti e vi raggiungo prima dell'altro semaforo. Avevo bisogno di raccontarvi questa cosa qui per far uscire delle cose. Più lavoro con NQR, più penso che uno potrebbe pensare di fare uno step successivo, cioè nel senso, ho fatto questa analisi del contenuto delle immagini, dei video, che potrebbe essere fatto anche meglio, eccetera eccetera eccetera, ma pensate che roba interessante sarebbe fare la trascrizione automatica degli audio, avere un elenco dei key point di ogni audio che viene trascritto, e questo audio questa trascrizione, questi key point vengono salvati in modo tale che se in una puntata di The Morning Rant Technopiz come questa io parlo di performance, oppure parlo di cordetta viene segnalato, per cui anche se non è scritto da nessuna parte viene trovata la puntata. E però il salvataggio della trascrizione sarebbe veramente complicato, cioè sarebbe bellissima sta cosa qua, però il database diventerebbe enorme e non so se questa cosa possa avere un senso. Magari sì, però non sono ancora convinto che questa cosa possa, cioè magari se questa applicazione ha un successo posso permettermi di aggiungere cose, se no a un certo punto dirò esci, vai per la tua strada e non mi rompere più i coglioni per il resto della tua vita e della mia vita soprattutto. Detto questo, cioè io la uso, cioè ogni tanto mi capita, mi serve il logo animato di questa azienda, in quale progetto l'ho fatto, che me ne frega, digito il nome dell'azienda, logo animato, mi trova e fa vedere anche l'anteprima col canale Alfa, tra l'altro, cioè che è una figata stratosferica, e lo trovo, cioè l'ho fatto ieri, cioè invece di perdere 2 minuti a cercarlo ho perso 5 secondi, cioè è questa roba qui la cosa figa, però chissà che cosa succederà. Cioè, secondo me è un'applicazione geniale che per certi versi va venduta bene.
Mamma che accelerazione, no? Questo qui che sotto l'acqua vuole fare delle cose brutte. Ok, direi che ho detto tutto. Ok, non vi ho detto chi sono, che è la cosa quando uno fa un podcast, un videocast, un coscast, vi dice chi è sempre. Ciao, sono questo qui e adesso vi spiego come fare i soldi, vi spiego come essere belli nella vita, vi faccio vedere le cose che noi sappiamo, noi sì che siamo migliori, non come gli altri. I montemagni devono veramente prendere un treno nel culo, ma proprio di traverso. Che brutta gente, ma soprattutto voi che lo votate, quando scaricate le sue puntate, quando guardate i suoi video, quando gli mettete like, quando dice ti farei un bocchino. No, i montemagni sono lo sbaglio di questa società. Poi non vi lamentate che c'è la guerra mondiale alle porte. Cacchio, se il modo con cui ragionate è questo, il modo con cui eleggete i vostri rappresentanti in Parlamento è questo, perché siete dei coyote. Anzi, loro sono dei coyote, noi invece sì che ne sappiamo, proprio ne sappiamo tantissimo. Vabbè, scherzi a parte, io sono Alex Raccuglia, sono un regista di spot televisivi, video promozionali di 50 anni, lavoro a Milano, ho appena terminato 2 grossi lavori, di cui uno bello ciccio, uno adesso ieri mi hanno chiesto di aggiungere uno spot televisivo delle dissolvenze, e io no. Poi a un certo punto ho smesso di combattere, metterò queste dissolvenze e lo spot farà schifo. E io dirò ai miei figli, mamma mia quanta monnezza che ho fatto. Ai miei figli, a mio figlio, mamma mia, cioè non guardare i miei spot, guarda altre cose. Guarda The Morning Rant in cui bestemmio contro gli altri automobilisti, ma non guardare i miei spot, perché certe cose che ho fatto sono veramente deprecabili. Insomma, ho finito questo, ho fatto un altro video promozionale fatto tutto in After Effects, nel senso perché era talmente animato che non riuscivo a incastrarlo fatto in Final Cut. Sono contento di come sta andando la parte di lavoro, nonostante abbia dormito 6 ore in 48 in 2 giorni, sono riuscito a portare avanti delle cose interessanti e in background sto acquisendo file con Discontent AI in modo tale da migliorare le performance e a trovare i bottleneck, cioè adesso i bottleneck sono tali per cui ogni tanto si pianta ed è probabilmente un doppio locker, cioè quando io faccio un locking di una risorsa vorrei evitare di loccarlo da dentro. Il locking è un modo molto elegante, non elegantissimo ma abbastanza funzionale in macOS ma anche in iOS di accedere unicamente a una risorsa, per cui tu dici aspetta, fermi tutti, ci accedo io, così se c'è qualcun altro, qualche altro processo che ci vuole accedere non lo fa, quando finito alzi. Se però tu locchi la risorsa, intanto che l'hai loccata, la rilocchi un'altra volta, perché magari fai una chiamata, e l'ultima chiamata ricerca di loccare la risorsa, lì sono grossi problemi. Questa roba qui va in lock, perché tendenzialmente la risorsa è bloccata e vuole bloccarsi un'altra volta, il che comporta il deadlock, cioè nel senso la risorsa è bloccata e non si sblocca più. Non credo che ci siano un problema di deadlock incrociati, però non lo escludo. Anzi, probabilmente ecco qual è il problema. Mi è venuto in mente dove c'è un deadlock incrociato. Stavo registrando, ma non capivo che stavo registrando. Mi è venuto in mente dove potrebbe esserci un deadlock incrociato, perché adesso metto in pausa tutti gli altri video che sto facendo e lavoro su questo. Stamattina avrei potuto starmene a casa, l'ho anche detto, però ho deciso io vado, perché se sto a casa come minimo mi fanno gestire Francesco, che sta a casa dall'asilo, e col cazzo devo finire dei lavori, per cui andiamo, anche col sonno, anche col traffico, anche con questo mondo infame che vediamo, cioè non ha senso non farlo. Ok, questo è The Morning Rant, se mi avete visto in video, per cui se siete arrivati fino a qui, fate una cosa carina, mettete like sotto. Anche se sei Simone Pizzi, cioè l'autore, cioè quello che pubblica queste cose, mettete like, così, tanto per dire. O anche dislike, sarebbe carino che tutti mettano dislike a questa roba qui, cioè merda, non si è capito un cazzo. Io sono d'accordo che non si è capito un cazzo. Se invece mi hai ascoltato in video, condividi la puntata. Così nel tuo programma di ascolto podcast, condividi, cioè questo qua è il coglione. Proprio pubblicatelo su Twitter, su Threads, su Facebook, su Instagram, su MySpace, pubblicate il fatto che sono un coglione, va bene? Fatemi sentire che esisto, è bellissima questa cosa qua. Cioè, io ho bisogno delle vostre sì, certo che ho bisogno del vostro feedback, e ogni tanto qualcuno mi tiene al telefono un'ora per darmi feedback, ed è una figata cosmica, ma a parte questi qualcuni che ogni tanto mi danno tanto amore, io ho bisogno dell'amore di tutti, ho bisogno dell'amore, per cui amoratemi e cuoratemi anche mettendo dislike, anche dicendo questo è un coglione. Condividete il male. Io ve l'ho detto, poi non lo farete perché non avete la pigrizia, siete proprio morti dentro, ma va bene così. Uno non dovrebbe insultare i propri ascoltatori,
ma siccome io sono l'antitesi del Montemagno, che ti dice, oh, tu sì che sei importante, tu sì che vales, che è anche questa cosa che in italiano tu sì che vales, ma perché? Ma perché? Cioè io non so come funziona quel programma, però ogni tanto girando i canali becco tu sì che vales, e cioè so come funziona, credo che sia una sorta di eh, Italia's Got Talent, che è quello, cioè, o Italy's Got Talent o Italia's Got Talent, tutte queste cose qui, che per fortuna Italy's Got Talent non lo fanno più perché hanno detto che non faceva soldi, perché è veramente triste. E trovo che la televisione italiana sia veramente un casino. Che altro aggiungervi? Che oggi è giovedì e invece di vedermi X Factor andrò all'asilo alla riunione di mio figlio. Che culo di merda! Porco due! Che serata della Madonna! Viva viva il goleador! Vabbè, direi che ho detto tutto, no? A valle di sta roba qui che avete sentito, se vi avete sentito in audio, se mi avete visto in video, no, se niente. Sentirete il riassunto di ChatGPT e basta. Passate una buona giornata, una buona serata, passate un buon resto della vostra vita. Ciao.